C'è ancora una di queste nel tuo negozio per fare i conti per i tuoi clienti? Se sì, stai con me perché stai perdendo una valangata di tempo e ora ti spiego il perché. Benvenuto su 5 Step to ROI. Io sono Sonny e per molti imprenditori sono il signore del tempo. Perché? Perché è la vera risorsa di un'azienda. Per gli imprenditori significa avere più soldi in meno tempo, significa poter prendere nuovi clienti, poter prendere nuovi progetti senza doverne assumere nemmeno altre persone. Per i dipendenti significa non portarsi il lavoro a casa, significa una vita più equilibrata, significa meno stress. Su questo canale aiuto ad aumentare la redditività delle aziende, liberando tempo e ottimizzando spese e guadagni anche tramite automazione. Per cui iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi dare più valore al tuo tempo. Se vuoi invece scoprire cosa possiamo fare per la tua attività, clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita. Ma al mentre torniamo al video di oggi. La contabilità, i numeri, sono sempre un po' uno dei fattori principali che gli imprenditori devono assolutamente tenere d'occhio, tenere sempre presente per capire la propria attività, verso cosa sta andando, verso dove è direzionata. Adesso, prima di arrivare a parlare un po' di questa parte qui, ti voglio introdurre l'argomento andando a pescare un po' nel passato, un po' come facciamo nei nostri video, da dove è nata la prima forma di pagamento di banconota. Pensa che la prima forma di banconota risale al 806 d.C., dove l'imperatore cinese Henzong ha creato appunto questa prima forma di banconota che permettesse a tutte le persone di non solo scambiare beni per appunto queste banconote qui, beni alimentari principalmente, ma anche di avere la prima forma di sicurezza legata al denaro per appunto proteggersi da frode o vari meccanismi di questo tipo che erano presenti già dall'epoca. Ora, perché ti voglio parlare di questo argomento? Per conoscere il presente e come andare a innovare la propria attività, bisogna necessariamente girarsi e guardare il passato, per imparare dal passato, dalle generazioni passate e applicare nel futuro meccanismi sempre nuovi, sempre più innovativi. Ad oggi infatti esistono tantissime modalità di scambio economico, modalità di pagamento, per entrare un po' più nel gergo pratico. Pensa che dipende un po' dalla tipologia della tua attività, ma se sei una piccola media impresa tendenzialmente hai avuto a che fare con i classici assegni, bonifici, oppure magari anche la vendita a bancone, quindi con l'operatore che sta lì a battere i scontrini e a pagare. Ecco, questa parte qua considera che ha una serie di rischi che non sto qui neanche a dirti perché non è mia materia. Io, come sai, sono un imprenditore, non mi occupo di contabilità, su questo infatti andrò a darti delle referenze molto più autorevoli di me per avere degli spunti più utili, più fattibili per la tua attività. Ma per quanto riguarda la gestione, questo video è mirato per farti comprendere dove perdi realmente tempo e come puoi farle ottimizzare. Infatti, ci sono un sacco di modalità di pagamento differenti dal semplice cassa o dal semplice bonifico, che metodi di pagamento molto più ottimizzati e automatizzati, che ti permettono di abbattere i tempi in un modo disarmante e di aumentare la tua redditività lorda, oraria, a livelli proprio esponenziali, come adesso ti farò vedere di un caso studio di un nostro cliente che ha iniziato questo percorso esattamente così. Oggi in Italia ci sono una valangata di regole da applicare, di leggi da applicare sia per le piccole e medie imprese, sia per le start-up, sia per i professionisti, ma anche per le corporate, le grandi aziende. Diciamo che le grandi aziende sono già abituate a stare in questo flow di continui aggiornamenti, mentre i professionisti no. Pensa che da quest'anno è stato introdotto l'obbligo per legge della fatturazione elettronica, è stato anche introdotto l'obbligo da quest'estate dell'utilizzo del POS in piccole attività, anche in piccole attività che devono utilizzare i pagamenti elettronici e avere questa possibilità da dare al consumatore. Ecco, su questa parte qua, come dicevo prima, ti do una fonte da vedere che è il Ministero dell'Economia e della Finanza, il MEF, quindi puoi andare su mef.gov.it, vedere un po' i vari aggiornamenti che ci sono e da lì col tuo commercialista confrontarti per capire innanzitutto se sei adempiente rispetto alle leggi in vigore, in primis, e secondo luogo se effettivamente puoi apportare queste migliorie che ti dirò adesso in questo video. E adesso parliamo di un caso studio di un cliente che ha applicato questi consigli ed è riuscito da subito a ottimizzare i tempi di oltre il 36% e aumentare la sua redditività lorda di quasi il doppio. Parliamo del caso specifico di Gianni. Nel momento in cui siamo intervenuti in questo
parrucchiere era come il classico salone, quindi aveva proprio i cassoni, mi ricordo ancora dei cassetti pieni di carta, di scontrini, robe, appunti, appuntamenti, delirio, e in più aveva tutta la parte legata alla contabilità che gestiva o direttamente lui manualmente, oppure senza di lui oggettivamente l'attività non poteva né battere i scontrini né andare avanti, e questa cosa era un vero e vero limite per questo negozio. Da lì abbiamo applicato il metodo 5 Step to ROI alla società e siamo riusciti a rendere il negozio di Gianni molto molto più performante. Facendo cosa alla fine? Andando a eliminare tutta la carta legata a scontrini, contabilità fatta a mano, con la calcolatrice, questa parte qui, e inserendo sistemi di pagamento automatizzati, come per esempio SumUp. SumUp è una delle piattaforme che io ti consiglio se hai uno small business, ma veramente piccolo business, parliamo di tendenzialmente, io lo consiglio sotto gli 80-100k all'anno per darti un po' un'idea di visione generale, ed è molto comodo perché ti basta comprare questo dispositivo, inserirlo in azienda, seguire le indicazioni sull'installazione e il gioco è fatto. SumUp ti permette di avere una gestione contabile totalmente automatizzata. Cosa vuol dire? Che alla fine dei conti hai una tabella che tu puoi vedere e puoi vedere proprio i flussi in ingresso, i flussi in uscita, puoi vedere quant'è lo scontrino medio di ogni transazione, quali sono quei clienti magari che vengono più spesso da te o quelli che magari vengono meno spesso e quindi puoi intervenire con qualche campagna di marketing. Insomma, ti permette di avere un tracciamento completo di tutta quanta l'attività. Ovviamente, se sei un piccolo negozio, soprattutto fisico, ti consiglio di collegarlo al registratore di cassa, quello che il gestore delle entrate ti avrà sicuramente fornito. Quindi, collegando questi due strumenti, tu non solo sei pro legge, quindi sei, come dire, a posto col discorso legale che ti serve per lavorare, ma in più hai anche un sistema automatizzato. E questo cosa vuol dire? Che da subito potrai ottimizzare al 100% tutta l'attività dal punto di vista contabile e di gestione. Quindi, giusto per darti un'idea un po' più concreta, Gianni cosa faceva? Prima Gianni stava lì con la calcolatrice, facevi i calcoli persona per persona, facevi i calcoli del fine giornata di quanto effettivamente doveva battere con gli scontrini, quanto sarebbe venuto il totale di cassa di fine giornata. Poi da lì faceva tutti i calcoli contabili, vedeva effettivamente quant'era l'incasso giornaliero, chiudeva la giornata e faceva poi questo calcolo anche su base settimanale, mensile, trimestrale, semestrale e annuale. Ora capisci bene che il tempo che Gianni dedicava a questa attività era tantissimo, ma tantissimo. Perché poi tutto questo, Gianni era da solo lui in negozio, era da solo in attività, era solo lui che gestiva la contabilità. E capisci bene che il tempo dedicato a fare questa attività era tantissimo ed era tempo buttato, perché ci si poteva automatizzare al 100%. Infatti Gianni cosa ha fatto? Implementando queste soluzioni, che SumUp è una delle tante, ne puoi applicare anche altre, io ti consiglio SumUp perché è quella con cui noi ci siamo trovati non bene, benissimo, e te la consiglio. Cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti a automatizzare tutta questa parte qui di contabilità e adesso il processo, da essere che Gianni si mette lì, faceva tutti i calcoli a mano, questa parte qua, il processo è da SumUp selezioni il nome del cliente, spingi sul pulsantino OK e da lì parte direttamente il pagamento con il contactless, del pagamento con carta, il cliente poggia la carta, paga, fine. Gli arriva anche lo scontrino via mail con ricevuta via mail, arriva ricevuta anche al portale e così facendo tutta la contabilità viene fatta con un solo click. Quindi la cosa più bella in assoluto è che oggi Gianni basta che utilizza le visual dashboard, che sono appunto gli strumenti che ti permettono di guardare a schermo tutti questi dati che ti ho appena raccontato per vedere la contabilità come va, per vedere i flussi di cassa, per vedere quei periodi morti, per capire un attimo come intervenire in quei momenti dove si fattura un po' di meno e dove si fattura un po' di più, come gestire quella cassa. Insomma, è tutto quanto automatizzato e Gianni adesso è ufficialmente libero dalla sua attività prettamente contabile, quindi ora può tornare a fare quello che ha sempre desiderato fare e per quello per cui ha aperto l'attività, ovvero il discorso parrucchiere, il discorso del beauty, e tornare a fare quelle tipologie di attività, solo quelle, perché lui è bravissimo in quello ed è giusto premiare le persone che sono brave in alcune cose e farle fare solo quelle, perché un imprenditore al giorno d'oggi deve fare un po' di tutto. E invece è importante utilizzare questi strumenti affinché si semplificano tanti processi e l'imprenditore faccia quello in cui è bravo, imprenditore professionista in questo caso, faccia quello in cui è veramente bravo nel fare. Ma c'è una cosa ancora più importante che ti voglio dare, perché magari arrivare già a questo livello mi rendo conto che può essere impegnativo. Quindi ho preparato per te una piccola sorpresina, un piccolo trucco che ti permetterà già da subito
di comprendere la contabilità della tua attività e da lì iniziare pian piano a ottimizzarla. Ti piacerebbe fatturare di più in meno tempo, oppure poter prendere nuovi clienti o gestire nuovi progetti senza dover assumere nuove persone? Pensa che queste sono solo le basi del nostro metodo. Processi, automazioni, strumenti, scadenze, non hai idea di quanto possa ottimizzare e di quanto tu possa realmente guadagnare la tua attività. Per scoprire quanto tempo stai perdendo in questo momento, quali sono le aree da migliorare e cosa mettere in pratica per ottimizzare da subito la tua azienda, allora clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita con noi. Ti svelo questo arcano, che qualsiasi azienda può gestire in autonomia la propria contabilità, tutti i propri flussi di cassa. Basta solo avere i giusti strumenti. Noi quello che abbiamo fatto, oltre alla parte ottimizzazione e automazione che ho adesso con Gianni, abbiamo ottimizzato e implementato tantissime soluzioni, ma ci siamo resi conto che una in particolare è quella che fa veramente la differenza, ovvero tenere traccia del van. E non intendo il van, quello che si utilizza per fare i viaggi, road trip, quelle robe lì, no. Il van è una formula che ti dice proprio effettivamente il valore effettivo netto di ogni tipologia di servizio che tu vai ad offrire. Infatti il VAN viene agganciato molto il termine deriva da valore attuale netto, ed è il risultato di una formula che adesso ti dirò. Considerando un arco temporale di un anno, quindi 365 giorni, ti basta fare questa formula. VAN uguale il flusso di cassa in 365 giorni, quindi durante tutto l'anno, ti basta prendere il flusso di cassa che hai, magari porto su carta e scriverlo, diviso 1 più l'arco temporale. Quindi l'arco temporale è un anno, quindi 365 giorni. Facendo tutta questa formula qui ti uscirà un valore. Quel valore è il tuo VAN. Cosa fai con questo VAN? Semplicemente, se vedi che il VAN è negativo, qualche intervento io lo farei al posto tuo. Cioè innanzitutto capirei un attimo dov'è che sto perdendo soldi. Se il VAN è positivo, buon per te, perché vuol dire che l'attività è sana, va bene, sta andando forte, sta andando bene, sta andando forte, può andare ancora meglio se automatizzi al massimo la contabilità, ed è per questo che ci siamo noi. Se ti va, guarda, nella descrizione del video trovi un link per portarti una consulenza, se ti può tornare utile, altrimenti fai come vuoi. L'obiettivo di questo video non è quello di portarti a vendere robe, fare, ma è quello di fare la differenza, perché tanti imprenditori non sanno minimamente di questi strumenti, non li conoscono neanche, ed è un peccato che al giorno d'oggi ci sia una valanga di strumenti e che nessuno li adoperi seriamente. Ti auguro di prendere spunto da queste formule, da questo video, e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!